Il Kant Z506 Airone fu un idrovolante trimotore, prima civile e poi militare, che svolse compiti di trasporto, bombardamento, ricognizione e soccorso. Fu realizzato presso i cantieri riuniti dell'Adriatico, CRDA, poi cantieri aeronautici e navali triestini, da cui Kant, a Monfalcone. Questo aereo, che volò nella seconda metà degli anni 30, fu uno dei più longevi aeroplani italiani e volò fino agli anni 60. Come molti aerei italiani impiegati nella seconda guerra mondiale, anche lo Z506 ebbe origine per il trasporto civile, in un'epoca in cui il prestigio aeronautico era misurato ancora dalle prestazioni degli aerei commerciali. Questo grosso idrovolante trimotore a galleggianti laterali dette un'eccezionale prova delle sue caratteristiche, conquistando una quasi incredibile quantità di primati. Il Kant Z506 venne progettato dall'ingegnere Filippo Zappata e fu portato in volo dal pilota collaudatore Mario Stoppani per la prima volta il 19 agosto del 1935 ed era propulso da 3 motori radiali Piaggio Stella P9 da 610 cavalli. L'aereo, disegnato per il trasporto di 12 o 14 passeggeri, era caratterizzato dall'impiego ancora massiccio del legno come materiale strutturale. La fusoliera aveva una struttura lignea, rivestita in lamelle di legno tulipier. Aveva una chiglia di fondo con 3 paratie collegate ai 3 longheroni alari, del tipo in legno a scatola, formate da centine lignee, costituenti comparti stagni con rivestimento in compensato telato. Le ali, con marcato diedro, erano anch'esse in legno, con ipersostentatori e alettoni di grandi dimensioni. I galleggianti a carenatura idrodinamica erano realizzati in duro alluminio e al loro interno si trovavano diversi compartimenti stagni. Erano uniti alla fusoliera mediante tubi d'acciaio sagomati e controventati. Gli 8 serbatoi disposti nelle ali contenevano un massimo di 4.148 litri. Questo aereo entrò in produzione nel 1936 come Z506A. Il modello di serie era propulso dai più potenti motori radiali Alfa Romeo 126 RC34 da 750 cavalli, azionanti 3 eliche tripala metalliche a passo variabile. I primi 38 Z506 di serie entrarono in servizio nel 1936 con i colori dell'ala Littoria, che li impiegò sulle rotte del Mediterraneo. Ne fu realizzata una versione per usi militari, la Z506B, bellica, concepito come aereo da bombardamento e ricognizione marittima e battezzato dalla Regia Aeronautica Airone. Comparve nell'ottobre del 1936. Si differenziava dalla versione civile per la presenza di una cabina di pilotaggio sopraelevata e per la presenza di una gondola ventrale destinata a vano bombe e posto di osservazione. L'armamento difensivo era composto da 4 postazioni per mitragliatrici, quello offensivo da un massimo di 1200 kg di carico bellico. Nel 1936, ai comandi del collaudatore Mario Stoppani, il primo prototipo si aggiudicò ben 8 record mondiali di velocità per la sua categoria, su 1000 e 2000 km di distanza, con 2000 kg di carico, e 2 di altezza, con 2000 e 5000 kg di carico pagante. Gli stessi primati furono migliorati l'anno seguente, con 3 record di velocità, su 5000, 2000 e 1000 km, rispettivamente con 308,25, 319,78 e 322,06 km/h. In seguito lo Z506 stabilì anche un record di distanza in circuito chiuso, con 5.383,6 km percorsi ad una media di 308,24 km/h. Anche con la versione militare l'Airone proseguì nella sua caccia ai primati. Difatti, il terzo esemplare di serie, privo delle installazioni militari e con le marche civili Ilama, venne dotato di motori più potenti, gli Alfa Romeo 127 RC55 e serbatoi di carburante e olio maggiorati. Con il 506 così modificato, nel novembre del 1937 Mario Stoppani e il tenente colonnello Nicola Di Mauro
stabilirono nuovi record di quota: 10.389 metri con 1.000 kg di carico pagante, 8.951 con 2.000 kg e 7.410 con 5.000 kg. Un anno dopo fu deciso di conquistare il primato di distanze in linea retta senza scalo. Stoppani scelse come copilota il capitano Enrico Comani, motorista il sergente Renato Pogliani, radiotelegrafista il maresciallo Demetrio Iaria. L'aereo, con 10.000 litri di carburante a bordo, un peso massimo di oltre 5.000 kg, superiore a quello della versione standard, decollò da Cadice il 28 dicembre del 1938 e giunse a Caravelas, in Brasile, in 26 ore e 25 minuti di volo, dopo aver percorso 7.013 km alla media di 265 km orari. Il successo dell'impresa, tuttavia, fu turbato dalla sua tragica conclusione. Il 2 febbraio del 1938, difatti, durante il volo di rientro, un incendio al motore sinistro costrinse l'aereo ad ammarrare nell'Atlantico in tempesta. L'aereo Ilama esplose e dell'equipaggio si salvò solo Mario Stoppani, soccorso da un Dornier della Lufthansa. I primi reparti della Regia Aeronautica a ricevere il nuovo aereo furono nel 1938 il 35° e il 31° stormo da bombardamento marittimo. La necessità di riequipaggiare anche le unità da ricognizione fece intensificare la produzione, che fu affidata anche alla Piaggio. L'ultimo Kant Z506B uscì proprio dalle linee di montaggio dello stabilimento Piaggio di Finale Ligure nel gennaio del 1943. A quella data erano stati completati ben 324 esemplari, inclusi i 2 prototipi. L'esordio operativo dell'airone si ebbe nel 1938, nel corso del conflitto in Spagna, anche se fu limitato a poche missioni. 4 Z506B, inquadrati nell'aviazione legionaria, furono trasferiti alle Baleari e impiegati per compiti di ricognizione e soccorso. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 97 esemplari di Z506B erano in linea ed equipaggiavano 2 stormi da bombardamento marittimo, basati rispettivamente a Brindisi, Cagliari, nonché diverse squadriglie da ricognizione. Entrambi gli stormi presero parte a numerosi eventi bellici, in particolare i Kant Z506B, in forza allo stormo di Brindisi, parteciparono alla battaglia di Punta Stilo sul fronte greco e contro obiettivi costieri e sul canale di Corinto. Rilevante fu il loro impiego per la conquista delle isole, fra cui Corfù, Cefalonia e Zante. Sciolti i reparti da bombardamento marittimo in seguito alle perdite dovute agli attacchi dei caccia nemici, il Kant continuò ad essere utilizzato esclusivamente con le squadriglie da ricognizione. L'impiego bellico mise in luce i limiti della macchina, che con il progredire del conflitto fu relegata alla ricognizione marittima, alla scoperta, alla scorta di convogli e al soccorso in mare. Nel 1941, proprio per quest'ultimo ruolo, fu approntata una versione sanitaria denominata S e prodotta dalla Piaggio. Rispetto alla versione 506B, la S era priva di armamento, era dotata di attrezzature sanitarie, di 4 cuccette, di una speciale scaletta per barelle, studiata per consentire il rapido imbarco di feriti, anche in condizioni meteorologiche non favorevoli, e di un verricello per il recupero in mare dei naufraghi. Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, proprio nel compito di soccorso aereo, una trentina di esemplari continuarono a operare nella Regia Aeronautica del Sud e impiegati soprattutto in Grecia e in Egitto. Al nord, una quarantina di aerei furono requisiti dalla Luftwaffe tedesca, che li impiegò attivamente fino al 1944. La carriera di questo aereo comunque andò ben oltre la Seconda Guerra Mondiale. Alla fine delle ostilità, i velivoli sopravvissuti in Italia vennero modificati per il trasporto di personale e nel primo dopoguerra furono tutti riconvertiti allo standard della versione S. Con la costituzione del Servizio Ricerca e Soccorso dell'Aeronautica Militare,
I Kant Z506S furono suddivisi tra 4 gruppi, l'82esimo, 83esimo, 84esimo e 85esimo SAR, e il loro servizio attivo durò fino al 1960, anno in cui furono definitivamente irradiati. L'ultimo esemplare rimasto, matricola militare 45425, già dell'84esimo gruppo SAR, è conservato nel suo hangar, l'hangar Badoni del Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano. Questo idroscalo era l'allora sede del reparto in cui operava questo esemplare.